Le riprese della telecamera di sicurezza mostravano tutto. Mia moglie, Cassandra, che camminava a bordo piscina con un bikini che non avevo mai visto prima. Un uomo che non riconoscevo tuffarsi nella nostra piscina come se fosse casa sua. Loro che ridevano insieme, si toccavano in modi che mi facevano rivoltare lo stomaco. Tutto questo stava accadendo nella mia casa, quella che avevo pagato lavorando 60 ore a settimana mentre ero in ufficio a garantire che potessimo permetterci il nostro stile di vita. Ma ciò che feriva più del tradimento era il disprezzo. Quell'uomo non stava solo dormendo con mia moglie. Usava la mia piscina, beveva la mia birra dal frigorifero, probabilmente mangiava il mio cibo e si rilassava sui mobili che avevo montato con le mie mani. Viveva una parte della mia vita mentre io ero fuori a guadagnare i soldi che rendevano tutto possibile. Mi chiamo Nathan Crawford. Ho 42 anni e ho passato gli ultimi 18 a costruire uno studio di contabilità di successo a Phoenix. 12 di quegli anni li ho passati sposato con Cassandra. Ci siamo conosciuti a una raccolta fondi di beneficenza, dove lei lavorava come coordinatrice degli eventi. Quella sera era splendida, in un vestito rosso che attirava tutti gli sguardi nella stanza. Ma fu la sua risata a conquistarmi. Un suono genuino e spontaneo che ti faceva venir voglia di ridere anche se non sapevi cosa fosse divertente. Il nostro matrimonio fu tutto ciò che Cassandra aveva sognato. Una cerimonia da sogno a Capo San Lucas, 150 invitati e abbastanza champagne da far galleggiare uno yacht. Avevo appena acquisito i miei 3 clienti più importanti di quell'anno, quindi i soldi non erano un problema. Volevo darle tutto ciò che desiderava, e per un po' pensai di esserci riuscito. Comprammo una casa a Paradise Valley, il tipo di posto con piscina, una dépendance e abbastanza spazio da non sentirci mai stretti, nemmeno quando la sorella di Cassandra, Ashley, veniva a trovarci per settimane. Cassandra lasciò il lavoro di organizzatrice eventi dopo il matrimonio. Disse che voleva concentrarsi sul rendere la nostra casa un vero focolare. Appoggiai completamente quella decisione. Il mio reddito era più che sufficiente per entrambi. Per anni, tutto sembrava perfetto in superficie. Cassandra teneva la casa immacolata, organizzava cene che impressionavano i miei clienti e curava il suo aspetto con la dedizione di chi aveva lavorato in un settore dove l'immagine contava. Andava a yoga 3 volte a settimana, si faceva sistemare i capelli ogni 6 settimane e aveva un personal trainer che veniva a casa 2 volte a settimana. Quel personal trainer si chiamava Logan Hayes. La prima volta che lo incontrai pensai che fosse esattamente ciò di cui Cassandra aveva bisogno. Si lamentava di sentirsi spossata, di aver perso energia. Un personal trainer sembrava una soluzione pratica. Logan aveva 29 anni, un fisico scolpito come se vivesse in palestra, e quella sicurezza facile che deriva dall'essere giovani e perfetti fisicamente. È molto professionale, aveva detto Cassandra dopo la prima sessione. Sa davvero tutto di nutrizione e scienza dell'esercizio. Gli avevo stretto la mano, pagato la sua parcella e tornato al lavoro senza pensarci più di tanto. Era successo 6 mesi fa. Le telecamere di sicurezza erano state una mia idea, installate dopo una serie di furti nel nostro quartiere. Niente di sofisticato, solo una copertura base della porta d'ingresso, del cortile e dell'area piscina. Le riprese venivano caricate automaticamente su un archivio cloud. Onestamente, avevo quasi dimenticato che ci fossero, fino a martedì scorso. Stavo lavorando fino a tardi in ufficio, finendo i rapporti trimestrali per un cliente esigente che voleva tutto perfetto prima di una riunione del consiglio. Verso le 9 di sera mi accorsi di aver lasciato l'iPad a casa. Mi serviva per una presentazione la mattina dopo. Così aprì l'app delle telecamere di sicurezza sul telefono per vedere se Cassandra fosse ancora sveglia. Se dormiva, non volevo svegliarla entrando. L'app mostrò prima la telecamera del cortile. Le luci della piscina erano accese, proiettando quel bagliore blu sull'acqua. E c'era Logan Hayes che nuotava a stile libero nella mia piscina alle 9 di sera di un martedì, da solo. Passai alle telecamere interne, quelle che coprivano il soggiorno e la cucina, vuoti. Dove diavolo era Cassandra? Poi Logan uscì dalla piscina, l'acqua che gli colava dal corpo, e si diresse verso la dépendance.
La telecamera non copriva quella zona, ma non mi serviva. Sapevo esattamente dove si trovava mia moglie. Rimasi seduto nel mio ufficio per 20 minuti a fissare il telefono. Le mani tremavano. Il petto mi stringeva, come se qualcuno mi stesse schiacciando il cuore. Una parte di me voleva correre a casa e affrontarli subito. Ma un'altra parte, quella che aveva costruito un'azienda di successo pensando strategicamente, mi disse di aspettare. Aprì l'archivio cloud e cominciai a rivedere le riprese dei giorni precedenti. Quello che trovai mi fece star male fisicamente. Logan era stato a casa mia quasi ogni giorno nell'ultimo mese. A volte la mattina, dopo che ero uscito per lavoro, altre volte nel pomeriggio, altre ancora di sera, e non era lì per allenare Cassandra, era lì per stare con lei. Le immagini li mostravano mentre si baciavano a bordo piscina, si toccavano in modi che non lasciavano dubbi sulla loro relazione. Li vidi bere vino sui miei mobili da esterno, ridere a battute che io non potevo sentire, sparire nella dépendance per ore. Un video mostrava Cassandra che gli portava la colazione su un vassoio, nutrendolo come fosse un re. Un altro li mostrava mentre ballavano lentamente su una musica che non potevo sentire, ondeggiando insieme al crepuscolo mentre io ero a 20 metri di distanza a chiudere affari. Ma ciò che mi fece perdere il controllo fu un filmato di 3 giorni prima. Logan che si tuffava nella mia piscina, facendo acrobazie elaborate come se stesse facendo un'audizione per le Olimpiadi. Cassandra che lo incitava e applaudiva. Lui che usciva dall'acqua, si mostrava muscoloso, e lei che gli accarezzava il petto come se ammirasse una scultura. Quell'uomo trattava la mia casa come il suo parco giochi personale, e mia moglie lo incoraggiava. Se questa storia ti sta interessando, prenditi un momento per mettere mi piace a questo video e iscriverti al canale. Il tuo supporto ci aiuta a continuare a condividere queste potenti esperienze di vita reale. E lascia un commento qui sotto raccontando un momento in cui hai scoperto un tradimento. Leggo ogni singolo messaggio. Ora, continuiamo con quello che è successo dopo. Quella notte tornai a casa, ma non affrontai nessuno. La dépendance era buia quando arrivai. La macchina di Logan non c'era. Cassandra era nella nostra camera da letto, già addormentata o fingeva di esserlo. Mi sdraiai nel letto accanto a mia moglie, ascoltai il suo respiro e realizzai che stavo dormendo accanto a una sconosciuta. Tutto il nostro matrimonio era stata una recita. Lei aveva interpretato il ruolo della moglie devota mentre conduceva un tradimento così sfacciato da svolgersi nella nostra stessa casa. La mattina dopo mi alzai all'ora di sempre, feci la doccia, mi vestii e andai al lavoro come se nulla fosse. Cassandra dormiva ancora quando uscii. Non la baciai per salutarla. In ufficio non riuscivo a concentrarmi su nulla. La mia assistente continuava a chiedermi se stessi bene. Le dissi che stavo per ammalarmi, il che non era del tutto falso. Mi sentivo male allo stomaco. A pranzo rimasi seduto in macchina e chiamai un vecchio amico del college, Mitchell, che aveva passato un brutto divorzio 5 anni prima. Mi aveva avvertito di segnali d'allarme su Cassandra prima che ci sposassimo, cose che avevo liquidato come gelosia o cinismo. Mitch, dissi quando rispose, ho bisogno di un consiglio. Fammi indovinare, rispose. Hai finalmente capito che Cassandra ti tradisce. Quelle parole mi colpirono come un pugno. Come lo sai? Amico, aspettavo questa chiamata da anni. Il modo in cui guardava altri uomini al tuo matrimonio, come parlava dei tuoi soldi come se fossero suoi. Sapevo che era solo questione di tempo. Parlammo per un'ora. Mitchell aveva passato l'inferno con la sua ex moglie, perso metà dei suoi beni, pagato alimenti per 3 anni, ma aveva imparato lezioni che era disposto a condividere. Documenta tutto, disse. Non affrontarla finché non hai un avvocato e un piano. E qualunque cosa tu faccia, non lasciare che le emozioni guidino le tue decisioni. I tribunali tendono a favorire le donne in questi casi. Devi essere furbo. Passai il pomeriggio con l'avvocato divorzista di Mitchell, una donna decisa di nome Patricia Holbrook, specializzata in divorzi con patrimoni elevati.
Esaminò le riprese di sicurezza che avevo scaricato su una chiavetta e annui con aria grave. Sono prove solide, disse Patricia. Prova chiara di adulterio in Arizona, che può influire sul calcolo degli alimenti, ma ci servono più documenti finanziari, registri telefonici, qualsiasi cosa che dimostri che lei stava pianificando tutto nascondendo soldi. Nelle 2 settimane successive diventai un detective nel mio stesso matrimonio. Controllai ogni estratto conto, ogni addebito sulla carta di credito, ogni transazione sospetta. Quello che trovai era peggio del tradimento. Cassandra aveva sottratto soldi dal nostro conto congiunto per mesi. Piccole somme all'inizio, $500 qui, 800 là, ma alla fine erano oltre $30.000 trasferiti su un conto separato che non sapevo nemmeno esistesse. Aveva anche comprato regali costosi che non comparivano in casa nostra, un orologio Rolex che non l'avevo mai vista indossare, orecchini di diamanti che non erano nella sua gioielleria, una giacca di pelle che non era nel suo armadio. Tutto per Logan. Mia moglie non stava solo tradendo me. Stava finanziando la sua relazione con i miei soldi. Patricia esaminò tutto e sorrise per la prima volta da quando l'avevo incontrata. È perfetto, disse. Possiamo agire per dissipazione dei beni coniugali. Dovrà restituire quei soldi. Ma voglio più dei soldi, le dissi. Voglio giustizia. La giustizia è costosa, avvertì Patricia. E pesante emotivamente. Sei sicuro di voler andare avanti? Pensai a Logan Hayes che nuotava nella mia piscina, usava le mie cose, dormiva con mia moglie nella mia dépendance. Pensavo a Cassandra che rideva alle mie spalle, spendeva i miei soldi per il suo amante mentre io mi consumavo di lavoro. Sono sicuro, dissi. Patricia si appoggiò allo schienale della sedia. Allora parliamo di strategia. Il piano era semplice ma richiedeva pazienza. Avrei continuato a comportarmi normalmente, andando al lavoro, tornando a casa, dormendo accanto a Cassandra come se nulla fosse. Nel frattempo, Patricia avrebbe preparato i documenti per il divorzio che avrebbero colpito Cassandra con il massimo impatto. Avremmo anche raccolto altre prove, costruito un caso solido e inoppugnabile, ma volevo qualcosa di più personale, qualcosa che facesse capire a Logan Hayes di aver commesso un grave errore. Fu allora che ricordai la piscina. Logan amava quella piscina. Le riprese di sicurezza lo mostravano nuotare quasi ogni volta che veniva da noi. Faceva vasche, si tuffava dal bordo, galleggiava a pancia in su, fissando il cielo come se non avesse alcun pensiero. La piscina era il suo posto felice. E io stavo per rovinarlo. Chiamai una ditta di forniture per piscine e ordinai un composto chimico speciale. Niente di pericoloso, niente di illegale, solo qualcosa che avrebbe cambiato il colore dell'acqua in modo specifico reagendo con il cloro e la chimica del corpo umano. Un verde fluorescente, brillante e permanente. Il composto era pensato per rilevare perdite, usato per tracciare il movimento dell'acqua nei sistemi delle piscine. Ma aveva un effetto collaterale interessante. Quando qualcuno con un certo pH della pelle entrava in acqua, la reazione si accelerava e il colore verde macchiava la pelle per giorni. Una sera, dopo che Cassandra era andata a letto, mescolai il composto nella piscina. L'acqua sembrava perfettamente normale, limpida, azzurra, invitante. Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso tutto. 2 giorni dopo, Logan arrivò a casa mia verso le 10 del mattino. Ero al lavoro e monitoravo tutto tramite l'app delle telecamere sul mio telefono. Cassandra uscì a salutarlo indossando un bikini bianco che non avevo mai visto prima. Si baciarono sul bordo della piscina, le sue mani sulla vita di lei, le sue braccia intorno al collo di lui. Poi Logan fece un passo indietro, prese la rincorsa e si tuffò in piscina. La reazione fu quasi immediata. L'acqua esplose in una nuvola di verde brillante, come se qualcuno avesse versato 1000 litri di colorante verde nella piscina. Logan riemerse, confuso, guardandosi intorno mentre l'acqua si trasformava da limpido azzurro a verde palude in pochi secondi. Provò a strofinarsi la faccia, ma le mani gli restarono macchiate di verde fluorescente. I capelli, la pelle,
il costume da bagno. Tutto diventava verde fluorescente. Cassandra urlava, correva intorno alla piscina cercando di capire cosa fosse successo. Logan uscì dall'acqua e, anche dalle immagini sgranate delle telecamere, si vedeva che tutto il suo corpo era macchiato di verde. Non una tinta leggera, ma un verde profondo, vivido, inconfondibile. Provò a lavarsi con il tubo, ma la macchia si era già fissata nella pelle. Il composto chimico era progettato per essere permanente, durava almeno una settimana prima di svanire. Logan sembrava una creatura radioattiva delle paludi. Risi così tanto nel mio ufficio che mi scendevano le lacrime. L'espressione sul suo volto quando capì che il verde non sarebbe andato via era assolutamente impagabile. Circa 20 minuti dopo, Cassandra mi chiamò al lavoro, la voce in panico. Nathan, è successo qualcosa di terribile alla piscina. C'è qualcosa che non va con i prodotti chimici. Logan stava nuotando e ora è diventato verde. Logan, chiesi innocente. Cosa faceva Logan a casa nostra? Esitò, sorpresa. Stava solo, controllando dell'attrezzatura per la sua attività di personal trainer, e ha deciso di fare un tuffo. Mantenni la voce casuale, più curiosa che accusatoria. Beh, faceva caldo e gli ho detto che poteva rinfrescarsi. Ma Nathan, ora è verde brillante. Veramente verde. Cosa c'è che non va nella piscina? Chiamo la ditta della piscina, dissi. Non far nuotare nessun altro finché non controllano. Dopo aver riattaccato, chiamai Patricia. È fatta, dissi. Le prove sono raccolte e ho appena lasciato a Logan Hayes un segno che durerà una settimana. Patricia rise. L'hai davvero fatto. La macchia nella piscina. Ogni secondo era ripreso dalle telecamere. Il suo arrivo, il bacio, il tuffo, l'esplosione verde, tutto. Quando consegni i documenti? Domani mattina. Farò notificare il divorzio a casa. Logan probabilmente sarà lì, visto il suo solito comportamento. Stai attento, mi avvertì Patricia. Le persone reagiscono in modo imprevedibile quando sono alle strette. La mattina seguente, uscii per andare al lavoro come al solito. Alle 9 arrivò un ufficiale giudiziario a casa mia. Guardai dalle telecamere di sicurezza mentre Cassandra apriva la porta in accappatoio. L'ufficiale le consegnò i documenti del divorzio e spiegò di cosa si trattava. Il volto di Cassandra passò attraverso diverse emozioni in rapida successione: shock, confusione, rabbia, paura. Poi arrivò Logan, ancora verde brillante nonostante si fosse evidentemente strofinato fino a irritarsi la pelle. Sembrava ridicolo alla luce del giorno, come se qualcuno lo avesse immerso nella vernice verde. L'ufficiale guardò Logan, poi Cassandra, e vidi che stava mettendo insieme i pezzi. Consegnò a Logan un altro fascicolo. Questi sono per te, disse. Una causa per alienazione dell'affetto. Ti stanno citando in giudizio per $500.000 di danni. Il volto verde di Logan riuscì in qualche modo a diventare pallido sotto la macchia. L'Arizona non aveva leggi sull'alienazione dell'affetto, ma Logan non lo sapeva. Volevo solo farlo sudare un po' prima che lo scoprisse. Cassandra iniziò a urlare contro l'ufficiale, chiedendo cosa stesse succedendo. Logan cercò di calmarla, ma lei si scagliò contro di lui. È colpa tua, urlò. Ti avevo detto che dovevamo stare più attenti. L'ufficiale se ne andò e io guardai Cassandra e Logan litigare sul mio portico. Lui gesticolava furiosamente, ancora gocciolante di acqua verde sulla soglia di casa. Lei piangeva e urlava. Sarebbe stato divertente se non fosse stato il mio matrimonio a disintegrarsi. La settimana seguente le cose si mossero rapidamente. Patricia presentò istanze per ordini d'urgenza a protezione dei nostri beni. Bloccammo i conti congiunti, impedendo a Cassandra di prelevare altro. Le notificammo anche che doveva lasciare la casa entro 30 giorni. Cassandra assunse un avvocato, uno specialista del divorzio molto costoso che chiedeva $500 l'ora per dirle quello che non voleva sentire. L'Arizona era uno stato di divorzio senza colpa,
Ma le prove del tradimento e della cattiva gestione finanziaria avrebbero influenzato l'assegno di mantenimento. Il suo avvocato cercò di negoziare. Cassandra voleva la casa, metà dei miei beni aziendali e un assegno di mantenimento permanente. Diceva di aver sacrificato la sua carriera per il nostro matrimonio e di meritare un risarcimento. Il procedimento di divorzio durò 3 mesi. Cassandra combatté ogni passo, cercando di dipingersi come vittima. Diceva che l'avevo trascurata, lavoravo troppo, non la apprezzavo. Il suo avvocato provò persino a sostenere che avessi avvelenato intenzionalmente Logan, cosa che sarebbe stata divertente se non fosse stata così assurda. Il composto chimico era innocuo, solo imbarazzante. Alla fine, l'accordo fu giusto secondo gli standard legali, ma per me fu una vittoria. Cassandra ottenne un assegno di mantenimento minimo per 2 anni, giusto il necessario per rimettersi in piedi. Ricevette la sua macchina e i suoi effetti personali. Nient'altro. Io tenni la casa, la mia attività e la maggior parte dei nostri beni. I $30.000 che aveva rubato furono detratti dal suo accordo. Il giorno in cui se ne andò, stetti nel vialetto a guardarla caricare scatole su un camion a noleggio. Sembrava invecchiata, consumata dallo stress del divorzio e dall'umiliazione pubblica. «Spero che tu sia felice», disse Amara mentre passava accanto a me. «Ci sto arrivando», risposi. Dopo che se ne fu andata, girai per la casa stanza per stanza. Ora sembrava diversa, più leggera, come se un peso fosse stato tolto. La piscina era di nuovo pulita, riparata e riportata al suo stato originale da professionisti. Stetti a guardare l'acqua limpida e azzurra e non provai nulla. Nessuna rabbia, nessuna tristezza, nessun rimpianto, solo pace. Quella sera chiamai mio fratello Daniel. Era stato di supporto durante tutto il divorzio, controllando spesso come stavo, assicurandosi che non cadessi in depressione. «È finita», gli dissi. «Se n'è andata. Come ti senti?» Onestamente sollevato. Avrei dovuto capirlo anni fa. Daniel rimase in silenzio per un attimo. «Sai cosa diceva mamma? Quando qualcuno ti mostra chi è, credigli la prima volta». Aveva ragione. Cassandra mi aveva mostrato chi era fin dall'inizio. Qualcuno che dava valore al denaro e allo status più che a un legame sincero. Qualcuno che sapeva mentire con un sorriso. Qualcuno che vedeva il matrimonio come una transazione, non come una partnership. Ero stato troppo innamorato per vederlo. 6 mesi dopo la fine del divorzio, ero un uomo diverso che viveva una vita diversa. Avevo venduto la casa di Paradise Valley. Troppi brutti ricordi. Al suo posto, avevo comprato un appartamento più piccolo a Scottsdale, un loft moderno dalle linee pulite e senza piscina. Lo studio di contabilità prosperava. Si scopre che quando non sei emotivamente distrutto da un matrimonio fallito, puoi davvero concentrarti sul lavoro. Avevo preso 3 nuovi clienti importanti ed ero entrato nel campo della consulenza aziendale. Avevo anche ricominciato a uscire, all'inizio in modo casuale, solo caffè o cene con donne che incontravo tramite amici o a eventi professionali. Niente di serio. Non ero pronto per qualcosa di serio. Ma poi incontrai Giulia. Era un'analista finanziaria per una società tecnologica. Brillante con i numeri, divertente in quel modo secco e sarcastico che mi faceva ridere inaspettatamente. Ci conoscemmo a una conferenza a San Diego, dove parlavo di strategie fiscali per piccole imprese. Dopo la mia presentazione, si avvicinò con domande su uno specifico caso di ammortamento. Finimmo a parlare per 2 ore di regolamenti contabili, cosa che sembra noiosa, ma in realtà era affascinante. Quando le chiesi il numero, sembrò sorpresa. «Davvero? Vuoi parlare ancora di codice fiscale?» Ridacchiai. «Forse non proprio del codice fiscale, ma sicuramente di più con te». Parlammo al telefono ogni sera per 2 settimane prima del nostro primo vero appuntamento. Quando finalmente ci incontrammo per cena, fu come tornare a casa. Facile, naturale, confortevole. Giulia sapeva del mio divorzio. Ero stato onesto fin dall'inizio.
Anche lei aveva vissuto un disastro sentimentale, fidanzata con un uomo che si era rivelato un bugiardo compulsivo. Siamo entrambi merce danneggiata, scherzò al nostro terzo appuntamento. O forse, suggerì io, siamo solo persone che hanno imparato a caro prezzo chi meritano di fidarsi. Lei sorrise. Mi piace di più questa versione. Quello che amavo di Giulia era la sua onestà. Niente giochi, niente manipolazioni, niente secondi fini. Diceva quello che pensava. Pensava quello che diceva. Dopo le continue menzogne di Cassandra, la schiettezza di Giulia era incredibilmente rinfrescante. Un anno dopo averla conosciuta, le chiesi di sposarmi. Stavamo facendo un'escursione a Sedona, circondati da rocce rosse e un cielo azzurro limpido. Niente di pomposo, solo noi due e un anello scelto con cura. Lei disse sì senza esitazioni. Il nostro matrimonio fu piccolo, solo famiglia e amici stretti. Niente cerimonie in una località esotica, niente spese eccessive. Ci sposammo in un giardino, cenammo nel nostro ristorante preferito e passammo la luna di miele in campeggio in montana. Fu perfetto. Non perché fosse costoso o impressionante, ma perché era vero. Guardando indietro a tutto quello che era successo con Cassandra e Logan, non rimpiango nessuna delle decisioni prese. La sorveglianza, la macchia nella piscina, la strategia legale aggressiva, tutto era necessario per riprendermi la vita e la dignità. Alcuni chiamarono le mie azioni meschine o vendicative. Dicevano che avrei dovuto prendere la strada alta, andarmene in silenzio. Ma ecco cosa ho imparato da quell'esperienza. A volte la strada alta significa farsi calpestare. A volte la dignità significa difendersi e assicurarsi che ci siano conseguenze per il tradimento. Logan Hayes pensava di poter usare la mia casa, sedurre mia moglie e non pagare alcun prezzo. Ha imparato il contrario. Cassandra pensava di poter avere la sua relazione, spendere i miei soldi per il suo amante e poi pretendere metà dei miei beni nel divorzio. Anche lei ha imparato il contrario. L'incidente della piscina divenne leggendario nel nostro giro sociale. La gente ancora ne parla alle feste, ridendo della giustizia poetica di tutto ciò. Il volto macchiato di verde di Logan divenne un monito per altri potenziali distruttori di famiglie. Pensaci 2 volte prima di nuotare nella piscina di un altro uomo. Quanto a Cassandra, ho sentito che si è trasferita in California e ha ricominciato da capo. Bene per lei. Spero abbia trovato quello che cercava. Lo dico davvero. Non perché la perdoni, ma perché portare rancore è stancante, e io ho finito di sprecare energie per chi non le merita. Oggi mi sveglio accanto a Julia nel nostro loft di Scottsdale. Beviamo il caffè sul balcone, parliamo dei nostri piani per la giornata, ci facciamo ridere a vicenda. È semplice. È onesto. È tutto ciò che il mio primo matrimonio non è stato. A volte mi chiede di Cassandra, di cosa ho imparato da quella relazione. E io do sempre la stessa risposta. Ho imparato che la fiducia si guadagna, non si dà per scontata. Che l'amore senza rispetto non vale nulla. E che a volte la miglior vendetta non è vendetta. È costruire una vita migliore senza le persone che hanno cercato di distruggerti. L'incidente della piscina fu solo l'inizio della mia nuova vita. L'acqua verde era simbolica, una rappresentazione visibile di quanto tossico fosse diventato il mio matrimonio. Vedere Logan emergere da quella piscina macchiato e scoperto era vedere la verità venire alla luce nel modo più letterale possibile. E quella verità mi liberò. Se questa storia ti è stata utile, se ha risuonato con le tue esperienze di tradimento e rinascita, condividi questo video con qualcuno che potrebbe aver bisogno di ascoltarla. Lascia un commento qui sotto sul tuo percorso attraverso l'infedeltà o il divorzio. E iscriviti a questo canale per altre storie vere di persone comuni che affrontano sfide straordinarie. Perché la verità è che tutti affrontiamo momenti che ci mettono alla prova. Momenti in cui dobbiamo decidere chi vogliamo essere quando tutto crolla. Io ho scelto di essere strategico, di proteggermi, di assicurarmi che la giustizia fosse fatta. E rifarei la stessa scelta in un battito di ciglia. L'acqua di quella piscina rimase verde per una settimana.
Ma la chiarezza che ho guadagnato da quell'esperienza è durata una vita intera. A volte devi vedere il veleno per capire quanto tossico sia diventato il tuo ambiente. E una volta che lo vedi, non puoi più non vederlo. Puoi solo decidere cosa fare dopo. Io ho scelto di svuotare la piscina, pulire l'acqua e ricominciare da capo. Non solo con la piscina, ma con tutta la mia vita. La decisione migliore che abbia mai preso.